Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Vista l'ufficializzazione di Conte sulla panchina del Napoli, adesso possiamo divertirci a fare, diciamo, un inizio di analisi tattica per quanto riguarda questo cambio, questa difesa a 3 nel caso cambiamo la difesa a 3 o restiamo a quella a 4, poi vedremo. Anche in base ai colpi di mercato e come si muoverà il Napoli lo potremo capire, però visto che a 4 ci giochiamo già da un bel po' e tatticamente ne abbiamo fatte tante di analisi, andiamo a vedere cosa potrebbe cambiare con la difesa a 3. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per chi vuole farlo, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto e andiamo alla lavagna. Ma prima una cosa che non posso assolutamente non sottolineare: benvenuto a Lele Oriali e l'isolamento dello spogliatoio da parte di Lele Oriali nei confronti di tutto e tutti. Io ho letto questa notizia, ci auguriamo che sia così. Edo il vicepresidente che non interverrà più nello spogliatoio e credo che anche il presidente De Laurentiis avrà gettoni limitati durante tutto l'anno, appunto, la stagione, per entrare nello spogliatoio, o forse non scenderà nemmeno più. Vedremo poi come andrà a finire e come andrà avanti la stagione. Andiamo a questa analisi tattica perché ci sono delle cose molto interessanti anche in base al mercato che il Napoli poi andrà a fare, perché dobbiamo intervenire sulla linea difensiva, ma i braccetti, i quinti, che sono fondamentali per quanto riguarda, diciamo, l'idea di calcio che esprime Conte, e non lo so se siamo messi molto bene in rosa, ma andiamo a vedere cosa potrebbe succedere. Allora, partiamo dai tre centrali dietro. In fase di impostazione c'è verticalità da sempre nel gioco di Conte e c'è profondità, quindi i due centrali di sinistra e di destra solitamente cominciamo a scaricare sulle fasce, ma non è detto che sia una cosa, diciamo, in automatico partire dalle fasce, perché si può anche servire direttamente il trequartista da una parte e dall'altra per poter poi smistarla dopo sulla fascia, oppure diciamo avendo due trequartisti con una rapidità di pensiero spiccata ed una visione di gioco abbastanza, diciamo, abbastanza buona, vedere un attimo la difesa avversaria come si mette, perché con tre passaggi puoi andare in porta, lanci la punta e arrivi comunque ad essere pericoloso anche con tre passaggi, al di là dello sviluppo sulle fasce. Lo sviluppo sulle fasce prevede l'avanzamento del centrale di sinistra, c'è il trequartista. Quando i due centrali di destra e di sinistra a livello difensivo salgono, normale i due mediani cercano di coprire una situazione così, che sono Lobotka ed Anghissà qui. Nel caso tu dovessi perdere il pallone e comunque ti ritrovi coperto a livello di uomini, perdi palla qui al centro, comunque puoi tranquillamente risolvere un attimo la situazione. Perché si fa questo sulle fasce? Per creare poi densità su un lato per poi cambiare gioco da una parte e dall'altra. Primo punto sul quale io sono abbastanza scettico, perché il Napoli eh, per abitudine negli anni non è stata una squadra che cambiava gioco con lanci alti, ovvero eh, prediligeva, diciamo, il gioco orizzontale per arrivare da una parte all'altra per poi sfiancare, tra virgolette, l'avversario, cercare l'imbucata e creare la superiorità numerica. Quindi servono calciatori che hanno il cambio di gioco nel piede, e io non vedo né forse Kvara di qua e forse anche Gong da quest'altra parte potrebbero avere il cambio di gioco, anche Politano, però non vedo nei quinti quel piede caldo per fare poi quel lancio per creare superiorità numerica sui cambi di gioco. A destra dovrebbe esserci Di Lorenzo, se non va alla Juve, se non se ne va, se no c'è Mazzocchi, e comunque bisognerebbe un tantino intervenire sui quinti al di là dei centrali di difesa sul mercato, ma
restate aggiornati perché oggi dovrebbe uscire anche un video sul calciomercato e faremo il punto della situazione anche in quel senso. Dicevamo, questi sono Lobotka ed Anghissà, se salgono i due centrali, Lobotka e Anghissà vanno a coprire. Quando ci riversiamo in avanti diventa quasi un attacco a 5 dove i quinti arrivano qui, si arriva sul fondo e si crossa al centro. Situazione molto presente nel calcio di Conte, ci sono tanti cross e ovviamente da questo punto di vista Osimhen andrebbe a nozze con i cross, con i tanti cross del calcio di Conte, però secondo me perdi un tantino nel caso vuoi impostare palla a terra perché molte volte dai centrali di difesa la palla può arrivare a Lukaku di turno, ad esempio Gimenez, Osimhen che sia, mantieni un attimo palla qui e devi smistare comunque sulle fasce da andare a attaccare direttamente la profondità e l'area avversaria perché con due passaggi si arriva sul fondo, ricevi la palla al centro e ovviamente devi essere pronto a buttarla dentro o a centrare la porta, quantomeno. Detto questo, questo è il calcio verticale e in profondità che potrebbe, diciamo, rivelarsi il Napoli di Conte. La fase di non possesso è una fase molto interessante. Andiamo un attimo a ricomporre il quadro. Questo è il 3-4-2-1, ovviamente nella fase di non possesso i quinti, cioè nella fase difensiva, i quinti vanno a formare appunto questa difesa a 5 e ci si mette qui. Perché dico ci si mette qui? Perché non credo, o meglio, non l'abbiamo visto fare. Poi può darsi anche che Conte in quest'anno dove è stato fermo si sia innovato, si voglia innovare, assolutamente. Qua non sto sindacando oppure dicendo che sarà per forza così. Però non credo ci sia una regressione qui, portando poi tutti i calciatori al di là della linea di centrocampo, ma si attenda un attimo l'avversario e la fase di pressione sull'avversario quando si arriva qui la fanno i quinti, i trequartisti e Lobotka ed Anghissà che sono qui rimangono a zona a tener d'occhio questa situazione qui, tenendo comunque sotto controllo qualche palla persa, tenendo sotto controllo le linee di passaggio che possono essere da qui verso la nostra linea difensiva, quindi chiudere un attimo le linee di passaggio avversarie, al di là poi delle doti di incontrismo spiccato che devi avere per poter recuperare il pallone già qui e partire direttamente per la porta, perché il calcio di Conte prevede il recupero palla e la verticalità. Non è che il recupero palla, nel caso io ad oggi con questa difesa a 4 recupero palla qui, con il Napoli che ci è sempre abituato, io la passo qui ad Olivera, poi la passiamo qui dietro al centrale di difesa, andiamo qui e cerchiamo di tagliare il campo orizzontalmente con passaggi rasoterra. Invece nel caso tu recuperi palla qui con il calcio di Conte si va in porta, verticalità per i trequartisti, la punta che scende immediatamente e cerchi di renderti pericoloso per quanto riguarda la fase di non possesso, comunque è difensiva, tra virgolette, comincia dai quinti e i due trequartisti che vanno in pressione sull'avversario. Poi l'avversario è bravo a superare la pressione, eccetera, eccetera. Sarà poi la linea di difesa a scendere un tantino e mettersi qui, poi da qui in questa zona credo che si andranno a prendere a uomo. Chi scende ci si organizza ovviamente le marcature e si vanno a prendere uomo su uomo per quanto riguarda la fase di non possesso o fase difensiva quando sei attaccato. Per quanto riguarda le caratteristiche dei calciatori del Napoli e chiudiamo questa analisi tattica perché altrimenti mi rendo conto che per alcuni diventa pesante parlare di tattica anche se a me piace e non poco. Abbiamo una difesa assolutamente da ricomprare
perché poi servono i centrali come si deve. Il Napoli è su Ermoso, dovrebbe diciamo portare l'offerta per Buongiorno, anche se Cairo chiede troppo. Servono i centrali di difesa, ma servono i quinti a tutta fascia, perché è un ruolo fondamentale e dove poi vengono spese tantissime energie, quindi dovresti averne quattro. Non voglio dire che devi avere quattro fenomeni, ma due ottimi e due che comunque riescono a giocarsela la partita nel caso di infortuni, nel caso di diffide, cartellini, eccetera, eccetera. Comunque, cose che possono succedere in una stagione. Ecco perché vediamo un attimo il Napoli come andrà a porsi sul mercato per quanto riguarda gli esterni e potremmo anche trarre qualche conclusione prima di vedere il Napoli in campo, se il Napoli poi si mette a 3 o a 4 per quanto riguarda gli acquisti che andremo a fare. La cosa, e chiudo, l'ultima cosa che piace a me del calcio di profondità e di Conte, Anghissà e Lobotka, li alziamo qui, mettiamo che noi stiamo attaccando, i quinti sono avanti. Quando la palla dai centrali passa per il mediano e arriva, che ne so, a trequartista qui o al trequartista qui o la smisti sulla fascia, dovunque tu vada a dare quel pallone, quando siamo arrivati qui, molte volte la punta comunque ti fa spazio, qui e qui bisogna tirare, cioè da qui bisogna tirare in porta e vedremo sicuramente tanti tiri da fuori, o meglio, molti più tiri da fuori di quelli che abbiamo visto nel Napoli di questi anni, anche se sono andato a rivedermi alcune partite del Napoli dell'anno scorso e è quest'anno secondo me che il Napoli, diciamo, tirava dietro la gamba e da qui non calciava, non rischiava. È vero, ci sono stati tiri da qui, però molto meno dell'anno scorso, dell'anno dello scudetto. Quindi il Napoli ha sempre tirato da fuori, ma con Conte credo che si vada ad accentuare questa condizione e avendo un Quara e un Gong che da fuori hanno già dimostrato di poter far male, ben venga per quanto riguarda la realizzazione dei gol e appunto il mettere, il mettere pressione e vincere le partite con un tiro da fuori, con un cross e un colpo di testa. Vedremo poi se la situazione Osimhen si sblocca, perché non è detto che deve partire, ma nel calciomercato, il video di calciomercato lo facciamo tra poco e lo troverete sul canale stesso oggi in giornata. Oggi due contenuti e non uno. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti se vi aspettate questo cambio a 3 oppure credete che il Napoli resta comunque con la difesa a 4 facendo un mercato più ponderato senza dover cambiare tantissimo, perché come abbiamo visto mettendoti a 3 dietro tra i quinti e i centrali di difesa serve un mercato bello, sontuoso e appunto con qualità e caratteristiche da non steccare. Dobbiamo prendere i calciatori fatti per bene e adatti al calcio di Conte e su questo non ho alcun dubbio che verrà fatto per la professionalità, la qualità e la visione del nuovo organigramma societario. Togliamoci dalla mente che verrà steccato per caratteristiche tecniche l'acquisto come è stato fatto quest'anno, perché Nathan può anche non essere scarso, cioè Nathan può anche essere un giocatore di tutto rispetto, ma non era quel centrale che per caratteristiche dovevi sostituire, ovvero quel centrale veloce, quel centrale in lettura che ti va a chiudere su tutta la linea di difesa, quel centrale che riesce a comandare dappertutto e rendere anche Rachmani molto più funzionale. Ecco perché non è stato fatto, ma per caratteristiche quest'anno in questa sessione di mercato verranno presi i calciatori adatti a ciò che si vuole fare da agosto in avanti. Detto questo, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!